Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Sagittario, tendenze energetiche generali per la prima metà di luglio 2024. Abbiamo la carta della giustizia, amici del Sagittario. Può essere un periodo di regolarizzazione dei conti. Quando arriva la carta della giustizia è sempre per rimettere in equilibrio. Di solito con la spada taglia quello che è in eccesso in uno dei due piatti della bilancia. Ed è anche una carta che ci parla di questioni burocratiche, ragazzi. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate anche il link alle previsioni del primo e del secondo semestre del 2024, trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e trovate anche il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia. Ok, partiamo con un fante di coppe, 6 di denari, arcano minore della giustizia, asso di bastoni, la morte, asso di spade, fante di denari, scritto principessa di denari qua. Re di bastoni e 7 di denari. Devo dire che è una bella lettura, ragazzi, almeno così pare per adesso. Poi vediamo con i mini tarocchi. Vi ricordo che questa lettura può essere una lettura, diciamo, che riguarda vari aspetti della vostra vita, potrebbe risuonarvi come una lettura di lavoro, piuttosto che come una lettura magari a livello proprio personale, piuttosto che una lettura familiare. Io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante e poi vi darò come degli esempi per aiutarvi a integrare eh, a integrare la lettura nella vostra realtà, ok? Nello specifico, le letture per le relazioni sono la prossima settimana. Bene. Allora, questo fante di coppe potrebbe riguardare un qualche tipo di proposta che vi hanno fatto o che vi faranno. Potrebbe essere una proposta lavorativa. Andiamo a vederlo. Un altro fante di coppe. Potrebbe anche essere una persona, È un 2 di coppe, sì. Quindi ci potrebbe essere questo punto di incontro o questa nuova relazione, se la vogliamo mettere così, perché comunque c'è un 2 di coppe, mi parla di relazioni romantiche, ma anche di punti di incontro o di riunioni, se fosse per esempio una questione lavorativa per voi, dove appunto c'è questa offerta, c'è questa proposta, c'è quest'idea, si parla di qualche tipo di nuovo progetto. Andiamo a vedere il 6 di denari. Imperatrice, forza e 9 di bastoni. Ho come l'idea che ci sia semplicemente da decidere qualche cosa. Qui abbiamo un 6 di spade e un mago.
Difatti poi anche qui abbiamo due assi. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Cavaliere di spade. E mondo. Sì, io qui ragazzi devo dire che ho la sensazione che ci sia come un prima e un dopo, soprattutto perché qui abbiamo sia la morte che la giustizia e l'asso di spade. C'è come la voglia di andare oltre, la voglia di fare qualche cosa in più, la voglia per qualcuno anche di trasferirsi, di traslocare, di ampliare il raggio d'azione, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere la morte. La morte, mi sembra giusto. E 5 di pentacoli. Credo che ci sia proprio qualcosa di pratico, di tangibile che non volete lasciarvi indietro. Per qualcuno è un ruolo che magari a causa di questa proposta si deve lasciare indietro, o a causa di questo trasferimento, di questo nuovo inizio che vediamo qui. Questo 5 di pentacoli mi fa pensare, perché è una carta di carenza normalmente, ma io ho la sensazione che per qualcuno si tratti di un lavoro alle dipendenze di qualcun altro, quello che è da lasciare. Proprio a causa di questa offerta che potrebbe arrivarvi, di questa idea, di questo nuovo progetto. Vi dico, 6 di pentacoli sono contratti, scambi commerciali, nuovi clienti, nuovi collaboratori. Andiamo a vedere l'asso di spade, andiamo a vedere cosa inizia. Regina di spade. E 3 di spade, ragazzi. Allora, qui ci sarà regina di spade, asso di spade, giustizia, un taglio. Un taglio potrebbe essere una verità semplicemente che viene comunicata, potrebbe essere quest'idea che magari qua sta progettando che viene comunicata. Sta di fatto che con la carta della regina di spade c'è bisogno di lasciarsi indietro quello che non serve più per la propria evoluzione personale. Potrebbe provocare sofferenza, potrebbe deludere qualcuno, però io ho come la sensazione che sia la cosa necessaria per voi per andare avanti. Andiamo a vedere il fante di denari. Abbiamo un 2 di pentacoli e un 6 di bastoni. Voglio un'altra carta per il 2 di pentacoli. Vi dico, se fosse qualche questione burocratica, considerato che c'è la giustizia, è come se nella seconda parte di, scusate, nella seconda settimana di luglio prendesse finalmente una decisione. È interessante perché avete un fante di spade per spiegare un fante di denari. C'è un qualche tipo di situazione che dovete tenere o mantenere sotto controllo, soprattutto se effettuate questi tagli. Ovvero, ho come l'idea che per certi progetti
effettuando questi tagli per certe questioni, sempre effettuando questi tagli, è come se venissero a mancare certi mattoni di base. Mm? Quindi avete poi bisogno di trasformarvi in questo re di bastoni per essere, diciamo così, pronti ad intervenire laddove ce ne sarà bisogno. In realtà non dovrebbe, cioè dopo questi tagli le cose dovrebbero andare meglio, però adesso andiamo a vederlo, il re di bastoni. Ho come l'idea che dobbiate appunto rimanere in paziente ma dinamica attesa. Asso di coppe e il papa. Qualche cosa inizia, ragazzi. Qui qualche cosa inizia, può essere che perché queste due carte hanno la stessa energia. Ci sono comunque accordi, pre-contratti o cose di questo genere. Può essere che non sia il contratto a tempo indeterminato, se per esempio per voi vibrasse come una questione di lavoro o comunque un contratto diciamo nel lungo periodo, però sì, ci sono come questi brevi contratti e ce ne sono tanti, devo dire. C'è come la possibilità di rivestire un nuovo ruolo lasciando indietro determinate cose del passato. Vi dico, questa offerta che vi potrebbero fare, allora normalmente le offerte del Fante bisogna prendere sempre un po' con le pinze, perché? Allora potrebbe rappresentare una persona giovane, giovanile o una persona giovane di esperienza in quel settore. Quindi fate sempre attenzione perché va tutto super iper controllato, perché normalmente sono offerte fatte nel momento dell'entusiasmo, ma poi bisogna vedere come possono concretizzare, perché qui c'è tanta voglia di fare, ma per adesso nella prima settimana di luglio manca un po' di determinazione, c'è comunque un equilibrio, ma è come se si andasse avanti un po' per inerzia, come questa sensazione. Mentre qui, nella seconda parte, è un po' come il decidere, scegliere che cosa non serve più e che tipo di strada dare. Cambiare con il vecchio, con la carta della morte al centro, o come la sensazione che potreste darvi la possibilità di rinascere abbandonando un pochettino o il lavoro dipendente di cui parlavamo prima, o potrebbe essere per qualcuno qualche tipo di delusione che ha ricevuto. Però qua vedo il nuovo che arriva. Tenete presente che avete 1, 2, 3 assi, quindi c'è qualche tipo di nuova situazione, nuova dinamica, potrebbe anche essere una nuova amicizia, ipotesi. Giustamente, avete il Papa e c'è anche un Re di bastoni. Per qualcuno potrebbe rappresentare una persona alla quale farete riferimento che diciamo così vi aiuterà a gestire al meglio la situazione e potrebbe nascere una bella amicizia con questa persona. Vi dico, vi conviene poi integrare anche le letture che faccio sulle relazioni con questa lettura qui per riuscire ad avere un'idea più chiara di tutto il movimento energetico del periodo. Va bene ragazzi, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, che cosa vi consiglia. Seguire il flusso e il matto. Wow! Ragazzi, asso di coppe, e ce l'avete già qui, e il matto, che è una carta proprio che parla di inizi, di entusiasmo. Sento che qualche tipo di nuovo inizio ci sarà. Scrivetemi nei commenti che tipo di inizio state pensando, progettando o vi state aspettando. Perché qui ho proprio l'idea che vi dicano di fare il salto di fede, di iniziare, di andare, di provarci perlomeno. Sapete, nessuno è nato imparato, no? Quindi uno prova una strada, una scelta, quello che è. Se poi si vede che va più o meno bene, si cerca di correggere il tiro e di cercare di far andare le cose più verso il bene che verso il meno bene. Se però poi si vede che quella strada lì non è la nostra, si cambia
e boom, cioè nel senso, sì, è sempre doloroso lasciare il passato, soprattutto se si sono investiti tanti soldi, però nel momento in cui uno fa una scelta, lo fa con l'idea che sia nel giusto. Quindi se io in quel momento lì scelgo di spendere X mila euro per investire nella mia attività e dopo vedo che non funziona, diciamo che ho fatto un investimento per imparare quello che vibra o no con me. Cioè nel senso è sempre tutto perfetto così com'è, dicono i buddisti. Tutto quello che ci arriva nella vita è perché ci serve per imparare, perché noi dobbiamo passar di lì. E qui vi dicono proprio un po' di seguire il flusso, di lasciarvi andare, di farvi anche un po' trasportare dalle occasioni e dalla giustizia divina, mi verrebbe da dire, perché qui ricordiamo che la carta della giustizia parla anche di giustizia divina. Andiamo a vedere un koan per terminare la lettura. Guarda le stelle, ma cammina sulla terra. Puntate in alto, ma siate concreti. Ma qui sento che qualche guida arriva. Secondo me sì. Fatevi consigliare. Ecco, anche perché, giustamente, avendo sia l'energia del matto che i due fanti, che i due assi, devo dirvi che il lato emotivo qui è parecchio, parecchio, parecchio aperto, parecchio vibrante e per cui la carta della giustizia potrebbe anche essere un modo come un altro per dirvi ok, riducete un attimo tutta questa enfasi, questa empatia, questa emotività, questa bellezza alla fine e implementate un pochettino la razionalità, cosa è giusto fare. Tenete presente che l'asso di spade parla anche di chiarezza mentale, che è proprio quella che arriva mettendo in ordine i pensieri e tagliando quelli che non servono più. Mm? La mente è assolutamente pura solo quando è al di sopra della purezza e dell'impurità. Mm, che interessante, molto difficile devo dire. Noi umani siamo sempre perennemente, costantemente nel giudizio, questo è giusto, questo è sbagliato, questo è vero, questo non è vero. Però ecco, se si vuole mantenere una mente pura, al fine di essere anche più obiettivi, si deve un attimino cercare di andare oltre quello che potrebbe essere la purezza piuttosto che l'impurità. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione in qualche modo. Fatemelo comunque sapere nei commenti perché a me piace sempre leggerli. Se poi volete anche sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi e condividere il video. Per chi poi volesse iniziare un percorso di crescita per migliorare qualche area della sua vita o tutte le aree della sua vita, può scrivermi una mail per prenotare una sessione privata oppure potete abbonarvi al canale. Ci sono 4 playlist per adesso, sto continuando comunque a pubblicare, ma è come se fosse una scuola. E diciamo che è una scuola di magia bianca, nel senso che io spiego come pulire il campo energetico dentro di noi affinché sia più facile manifestare la realtà esternamente che noi desideriamo e che noi vogliamo. Comunque, se volete dare un'occhiata ai titoli dei video, le playlist sono quelle viola, i titoli si vedono, fatevi un giro e vedete se, insomma, può esserci qualche cosa che vi interessa. Tenete presente che potete abbonarvi e disabbonarvi in qualsiasi momento, eh. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!